3 cose in cui non avrei dovuto dare retta ai miei insegnanti. Disclaimer, poi ci saranno anche le 3 cose in cui invece avrei dovuto dare retta ai miei insegnanti. Disclaimer numero 2, necessario anche questo, non mi riferisco ad una persona solamente, ma un po' a tutte le persone che ho incontrato durante la mia carriera di studentessa. Non è una critica all'insegnante né particolare né all'insegnante in sé come figura, ma una riflessione sul percorso. Numero 1. Esplorare spartiti e partiture non necessariamente pianistici. Io specialmente da bambina ero un personaggio piuttosto creativo e quindi quando mi sedevo al pianoforte tendevo moltissimo a suonare qualsiasi cosa avessi nell'orecchio, a trovare le note e a pasticciarci sopra in varie maniere. Questo in realtà non era assolutamente qualcosa di negativo, anzi a posteriori riflettendoci penso che fosse qualcosa di molto positivo perché mi avrebbe permesso poi coltivandolo nel tempo di aprire ancora di più le mie possibilità di coltivare cose come l'improvvisazione, l'arrangiamento, insomma il sapersi muovere sul proprio strumento in maniera diversa da quella in cui facciamo quando ci accingiamo a studiare un pezzo che poi dobbiamo mettere in repertorio e insomma sarebbe stato secondo me un'ottima cosa, ma venne stroncato da una delle mie insegnanti, una persona che ho amato veramente tanto e una bravissima insegnante per tanti altri lati, ma in questo entrò in aula, una volta mi trovò suonando non so che cosa che non c'entrava assolutamente nulla, io avevo trovato le note, mi ci divertivo. Cristina, cosa fai? Ma sei matta? Ma cosa fai queste cose? No, no, tu devi studiare questo. Ecco, ovviamente non è stata colpa sua se io poi ho abbandonato per un bel po', per troppo tempo questa abitudine, ma insomma è qualcosa che secondo me è in realtà da incoraggiare e non da stroncare. Sviluppa d'utilità, sviluppa apertura mentale, sviluppa anche abilità strumentali che altrimenti dovresti acquisire in altre maniere non proprio così immediate. Ovvio che se anziché studiare il repertorio che devi studiare e ti dedichi a divertirti con tutt'altro e poi ti presenti a lezione impreparato o impreparata, allora ha ragione l'insegnante in quel caso. Ma insomma, nella migliore delle ipotesi, cioè quella in cui lavori sul tuo repertorio e poi dedichi una parte del tempo a esplorare questo genere di pratica, è davvero da non abbandonare, anzi da coltivare. Numero 2, i concorsi. Sono sempre capitata, quasi sempre perlomeno, con persone che avevano un certo timore dei concorsi oppure erano nettamente contrarie per altre ragioni. Non parlo solamente degli insegnanti che incontravo giornalmente in conservatorio oppure nelle scuole di musica, ma anche di figure di riferimento molto importanti e in questo caso parlo di uno dei miei maestri, uno dei migliori che concorsi nella sua vita certo che li aveva fatti, ovviamente li aveva anche vinti e allo stesso tempo era un uomo estremamente lucido, estremamente realista che si rendeva perfettamente conto dei meccanismi che stanno dietro moltissimi concorsi e anche di quello che succede un po' con tutti i concorsi in generale, perché è inevitabile che nel momento in cui un qualcosa, anche un concorso, sta nel mondo reale, è impossibile controllare al 100% tutte le dinamiche umane e professionali che si svilupperanno intorno a questo concorso. Ricordo in particolare una scena di un pianista davvero molto bravo che portava a lezione un programma che aveva intenzione di suonare un concorso senza dichiararlo apertamente e a un certo punto lui appunto chiese: maestro, ma invece in concorso può andare bene suonato così? E a quel punto il maestro sbottò e disse: sì, in concorso più pestato, più veloce, più di cattivo gusto. E questo chiuse la questione, ovviamente. Fatto sta che è un'esperienza che avrei dovuto fare ancora più spesso e adesso non la tolgo assolutamente ai miei studenti, anzi li spingo a farli ovviamente con un minimo di attenzione a dove si va e a cosa si va a fare, questo ci deve essere sempre, ma è un'esperienza che insegna davvero tanto e lo fa a prescindere dagli eventuali meccanismi non troppo chiari, da tutto quello che ci può girare intorno. È pur sempre vero che soprattutto oggigiorno, quindi con le dirette streaming, con tutta questa esposizione che c'è, offrono delle bellissime possibilità dal punto di vista della visibilità, della crescita anche come musicisti, perché
Non è la stessa cosa andare a fare un concorso sapendo che tutto finirà lì e andare a fare un concorso sapendo di essere in streaming mondiale magari. Per cui è davvero un'esperienza formativa che insegna tante cose, insegna anzitutto una forma di controllo che altrimenti è più difficile imparare, quantomeno ci si mette di più. Insegna a fare valutazioni sulla propria preparazione, sulla situazione, sul repertorio, su tante cose che poi dovrai prendere in considerazione se vuoi fare il musicista e dovrai saper gestire al meglio. E una cosa molto importante che fare i concorsi è un'ottima maniera per imparare è mettere da subito i piedi nel mondo reale. Il mondo reale non è perfetto, è fatto di tante cose che di tanto in tanto non ti piacciono, di tanto in tanto ti fanno magari anche cadere e fare male e a volte sorprendono ogni tua aspettativa, nel bene e anche nel male. Sapersi confrontare, saper gestire anche questi episodi, magari pensare di essere super preparati, ad aver suonato benissimo, vedersi magari superati da qualcuno che ritieni abbia suonato peggio di te, indipendentemente dal fatto che poi sia vero oppure no, comunque farà parte della tua vita in questa e in tante altre situazioni e abituarti a saper gestire anche un evento del genere che prima o poi ti capiterà è certamente qualcosa di positivo. E poi si conoscono tanti altri pianisti, tanta altra gente che fa musica, è comunque una bella maniera per allargare il proprio mondo e per espandere le proprie conoscenze e le proprie amicizie. Numero 3, chi lascia la vecchia via per la nuova, eccetera, eccetera. È un vecchio detto, ma ci sono sempre un sacco di persone molto molto attaccate a quello che hanno già, anche se non le soddisfa completamente, che hanno paura di andare a conoscere qualcosa di nuovo, di intraprendere un cammino nuovo, di esplorare una strada che non avevano considerato. In questo io ho sempre incontrato persone piuttosto calme, piuttosto tradizionaliste. Io non la ero e quindi è stata una convivenza a tratti piuttosto difficile. Tranne qualcuno, attenzione, ho anche incontrato invece una persona estremamente libera, rigorosa ma libera e che mi diceva vai, tu devi sperimentare, tu devi fare, tu devi andare nel mondo. Ecco, questo secondo me è in realtà l'atteggiamento giusto, che invece viene scoraggiato da molti insegnanti, magari anche per motivi squisitamente di affetto, di cura verso i propri allievi, una sorta di protezione, no? Di no, non andare, aspetta, magari prima facciamo le cose bene. Certo, devi andare essendo ben preparato sempre, ma questo non vuol dire che non ci sia prima o poi una piccola percentuale di rischio che dovrai prendere, dovrai cavalcare, accettando quello che possa venirne fuori. A volte, troppe volte, rimaniamo ancorati a qualcosa di conosciuto perché è rassicurante, è dentro una nostra cosiddetta zona di comfort. E questo in realtà non ci fa bene, non ci fa crescere prima di tutto, ma ci impedisce spesso per troppo tempo magari di fare gli incontri giusti, magari di incontrare la situazione giusta o anche di incontrare quella sbagliata che ti fa capire dove davvero devi andare. Ma insomma, devi sperimentare. Sperimentare non è andare a caso, quindi il percorso te lo devi costruire con intelligenza, con lungimiranza, con responsabilità soprattutto, ma poi lo devi portare nel mondo. E se qualcuno ti tiene per troppo tempo legato, legata alla stessa situazione di sempre che non produce grandi risultati, prova magari a fare qualche domanda e a decidere di cambiare strada almeno per un po'. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi, magari riflettendo a posteriori, siete arrivati alla conclusione che sarebbe stato meglio non seguire qualche precetto, consiglio dei vostri insegnanti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché qui si parla spesso di cose interessanti, di musica, di pianoforte, ma non solo, e noi ci vediamo al prossimo video.